Ciao a tutti, io sono Vittoria, ho 26 anni e l'anno scorso mi sono laureata in ingegneria elettrica al Politecnico di Milano. Poi, volendo essere proprio precisi, durante la magistrale mi sono iscritta a un progetto di doppia laurea con la Cina e così nel giro di pochi mesi, tra maggio e luglio, ho discusso la tesi prima in Cina, alla Xi'an Jiatong University, e poi al Politecnico di Milano e mi sono laureata, insomma. Perché ho scelto ingegneria? Da un lato ho i miei genitori, loro sono entrambi ingegneri, seppure in un campo diverso dal mio perché sono civili, e li ho sempre sentiti parlare del loro lavoro, in particolar modo analisi strutturali, dighe, centrale elettrica, tutto un mondo su larga scala che mi ha sempre un po' colpito. E poi anche da piccola, a quanto pare, sono sempre stata molto curiosa in merito al funzionamento e ai processi di realizzazione e di funzionamento dei vari oggetti che mi circondavano. Poi, durante gli anni delle superiori, non mi ero fatta un'idea chiara di quale sarebbe potuto essere il percorso universitario da scegliere, però sapevo che avrei voluto fare qualcosa nell'ambito tecnico-scientifico. Poi, all'ultimo anno, insieme ad un gruppo di amiche, mi iscrissi al test ammissione all'ingegneria al Politecnico e lo passai. Dopodiché cominciai a pensare sempre più a cosa avrei potuto fare e mi sono proprio detta perché non scegliere ingegneria. In fondo era un mondo che mi aveva sempre un po' incuriosito. Era un mondo completamente nuovo, o comunque per buona parte nuovo, perché non l'ho detto, ma io alle superiori ho frequentato il liceo classico e quindi anche l'approccio, il metodo di studio sarebbe stato qualcosa di completamente nuovo. E quello che ho fatto è stato poi discutere, parlare con gente più adulta, parlare con i miei genitori per vedere quale percorso sarebbe stato più adatto e leggendo anche i vari piani di studio alla fine ho scelto ingegneria elettrica, ne sapevo gran poco, però ho voluto tentare, ho voluto sfidare un po' la sorte e è stata proprio più una sfida quasi con me stessa e vedere se sarei riuscita a portare avanti questo studio, che è forse una scelta ragionata. Però insomma tutto sommato alla fine è andata bene. Ora lavoro presso Schneider Electric, che è una grossa multinazionale che si occupa di soluzioni per la distribuzione elettrica e per l'automazione industriale. Sono stata assunta subito dopo essere rientrata in Cina, ancora prima di laurearmi a Milano, e sono stata inserita dopo un lungo periodo di training e allenamento. Sono stata inserita in un ufficio che si occupa di SCADA per il mondo elettrico. E dopo un primo periodo in cui ho familiarizzato con linguaggi di programmazione nuovi, dispositivi e anche con le dinamiche aziendali, sono stata inserita in un gruppo che si occupa di un progetto specifico, un progetto che si occupa di offrire ai fornitori di energia un sistema completo ed integrato per la gestione della rete di distribuzione elettrica. Diciamo che se all'inizio dell'università mi avessero chiesto chi mi avesse ispirato nella scelta del percorso universitario, probabilmente non avrei saputo rispondere, avrei detto nulla o nessuno, insomma. E invece adesso pensando e riflettendo, diciamo, a posteriori, potrei dire che probabilmente c'è stata mia mamma. Anche lei, finiti gli studi classici, ha deciso di iscriversi a ingegneria ed era una delle poche donne nel suo corso. Quindi forse un po' per emulazione, un po' per sfida nei suoi confronti, alla fine ho seguito le sue orme e quindi così mi sono iscritta a ingegneria. D'altro canto, diciamo, se mettiamo da parte mia mamma che magari ha agito un po' più tra le righe, sicuramente ci sono state le mie amiche, perché insieme abbiamo cominciato a parlare di università e soprattutto insieme ci siamo iscritte al test ammissione a ingegneria al Politecnico. Abbiamo passato e quindi insomma dopo ognuno ha preso la sua strada, però insieme abbiamo fatto questa scelta all'inizio. Non ricordo di aver mai incontrato qualcuno che mi abbia scoraggiato durante la scelta del percorso universitario e neppure durante gli anni di studi al Politecnico. Diciamo che se creava stupore il fatto che io frequentassi ingegneria e soprattutto ingegneria elettrica era più legato al mio percorso di studi alle superiori. Il fatto che avessi frequentato il liceo classico destava veramente tanto stupore, legato poi, se confrontato poi alla scelta universitaria. E effettivamente tutti quegli anni tradurre versioni di greco e di latino non mi aveva reso la vita facile,
con il mondo, diciamo, molto più tecnico e pratico dell'ingegneria. Però dopo un primo periodo in cui ho dovuto capire come rigirarmi e come studiare, in cui nessuno però mi aveva fatto sentire inadeguata, diciamo, ho capito come avrei dovuto affrontare tutti gli esami e così è andato diciamo tutto bene poi gli anni successivi. Un momento che forse ricorderò per sempre degli anni dell'università è il giorno in cui ci è stato presentato il progetto di doppia laurea con la Cina. Ricordo che eravamo ancora al triennale e ci aveva presentato il professor Pignari questo progetto insolito, forse perché era diverso dal solito Erasmus, e fin da subito nutrì anche molto interesse, seppur mi avesse stupito la scelta della Cina come paese ospitante. Questo è stato un programma diversamente dall'Erasmus, che dura generalmente 6 mesi e devi organizzarti per cercare un'università che offra un piano di studi adatto a quello che poi è quello del Politecnico, perché devono essere allineati. Questo progetto invece era innanzitutto strutturato su 3 anni e poi era molto ben organizzato. E una volta rientrata a casa ricordo averlo subito detto ai miei. Forse loro non ci hanno dato troppo peso, ma poi il giorno in cui ho dovuto, diciamo, mandare l'iscrizione per poter ottenere la borsa di studio, la decisione lì era stata presa e sarei partita per la Cina. Sono stata accettata e da lì in poi sono seguiti 3 anni intensissimi, ma anche ovviamente molto belli. Ricordo il primo corso di studi di cinese, fatto proprio al Politecnico insieme ad altri ragazzi di altri percorsi di studio, non tutti di ingegneria elettrica, eravamo misti, ricordo, però tutti in partenza per la Cina. Poi c'è stato il primo anno di studi in Cina in cui abbiamo seguito i corsi con tanti altri ragazzi stranieri e abbiamo fatto un anno pieno di esami. Dopodiché sono rientrata e sono partita per il tirocinio e sono andata a Parigi. Lì ho lavorato a quello che sarebbe diventato il mio progetto di tesi e finiti questi 6 mesi in Francia sono ritornata in Cina per scrivere la tesi, discuterla, laurearmi e chiudere poi il cappello della laurea magistrale in Italia ridiscutendo e poi laureandomi anche qui. Se potessi descrivere il mio percorso al Politecnico con un aggettivo, forse direi dinamico, perché tutto sommato è stato tutto molto in divenire. Infatti c'è stata una partenza un po' alla cieca, addentrandomi in un mondo che era totalmente nuovo per me, ma in cui mi sono riuscita a trovare molto bene e a mio agio in breve tempo, diciamo. Poi c'è stata la magistrale, un susseguirsi di eventi tra l'Italia e la Cina, che mi ha permesso sia di crescere dal punto di vista accademico e poi professionale, ma anche come persona. Forse c'è un po' di rammarico perché l'università, il Politecnico in generale, non offre soltanto lezioni e corsi. Come mi aveva detto il mio professore, o meglio il mio relatore della tesi triennale, l'università offre anche tante altre possibilità, conferenze, eventi, progetti di gruppo, progetti extracurricolari che possono accrescere e aiutare molto. Quindi a parte questo però, questo è un piccolo rammarico, diciamo che in generale è stato un percorso di grande soddisfazione e orgoglio personale. Per esperienza personale posso confermare che ingegneria è un percorso molto flessibile dal punto di vista lavorativo. Io sono stata assunta all'interno di un graduate program. Questo significa che insieme a me è stato assunto un gruppo di ragazzi, tutti neolaureati, e abbiamo seguito un percorso formativo durante i primi mesi di assunzione ed eravamo tutti insieme. Per la precisione eravamo circa 15 e quasi tutte donne, c'erano soltanto 2 ragazzi. Eravamo tutti ingegneri, ma con specializzazioni differenti. C'era un piccolo gruppo di elettriche, perché erano tutte donne, poi c'era qualche informatico, meccatronico, biomedico, anche meccanico, energetico, quindi c'era un po' di tutto. Però appunto eravamo tutti ingegneri, perché quello che interessava di più ai responsabili non era avere delle persone già specializzate
con una formazione specifica e mirata al ruolo lavorativo che avrebbero ricoperto, ma era avere delle persone che avessero una formazione tecnica solida e che nel corso dei mesi poi successivi, grazie all'esperienza e alla pratica sul campo, avrebbero potuto imparare tutto ciò che era richiesto al ruolo. E poi ovviamente c'erano stati ruoli differenti, ognuno ha preso, diciamo, delle vie diverse, chi più nel mondo del marketing, chi nel mondo, non so, magari legato più alla vendita al cliente, quindi un mondo più commerciale, e chi invece è rimasto, diciamo, nel mondo più vicino a quello dell'università forse, che è quello tecnico, come nel mio caso. Per quanto riguarda le opportunità di lavoro per un laureato in ingegneria, penso ce ne siano tante, soprattutto se laureato in ingegneria elettrica come me. Mi ricordo che ancora prima di laurearmi avevo cominciato a guardare le opportunità di lavoro e avevo sfogliato le proposte presenti sul Career Service del Politecnico per farmi un po' un'idea di cosa venisse proposto e cosa cercasse il mondo del lavoro da un laureato. E ancora prima di laurearmi ero stata contattata da una recruiter di Schneider Electric, la quale mi aveva proposto un graduate program. E non appena rientrata dalla Cina ho cominciato tutta la selezione, quindi una serie di colloqui di gruppo e poi anche individuali, e ancora prima di laurearmi a Milano sono stata assunta con un contratto a tempo indeterminato, o meglio, con un contratto a tempo determinato che poi è stato prorogato e attualmente ce l'ho indeterminato. Quindi diciamo che io ho avuto personalmente una vita abbastanza facile dal punto di vista lavorativo perché è andato tutto abbastanza liscio. Poi forse anche il fatto di essere donna è stato un vantaggio, perché soprattutto le grandi società attualmente ci stanno cercando di pareggiare un po' le percentuali tra uomini e donne e quindi cercano di aumentare all'interno del proprio organico il numero di assunti di genere femminile. E poi forse l'altro vantaggio è stato quello di aver fatto l'esperienza all'estero, perché è una cosa a cui prestano abbastanza attenzione, e quindi la combinazione del fatto di essere donna e aver avuto un'esperienza all'estero e forse anche appunto di aver frequentato un corso di studi che non è tra i più gettonati è stato un fattore vincente. Quindi magari ci sono tante opportunità e a quel punto uno deve capire qual è l'opportunità, la scelta che fa il caso proprio, insomma, quella che è più adatta a se stessi. Ingegneria elettrica per certi versi è un corso di studi abbastanza tradizionale, perché le basi dell'elettrotecnica sono state definite e non sono cambiate ormai da secoli, e per fortuna. Però non bisogna pensare che non sia per questo motivo fissa e non sia proiettata verso il futuro e l'innovazione. Passati i primi esami, magari quelli soprattutto della triennale, alla magistrale ci sono tantissimi esami diversi e anche con tematiche attuali. Oltre alle risorse rinnovabili, a quelle convenzionali, c'è il tema delle smart grid molto forte, l'elettronica di potenza, l'affidabilità delle reti, i trasporti. Quindi diciamo che ci sono percorsi di studio ed esami in generale un po' per tutti i gusti e di diversi anche argomenti. Quindi diciamo che se una persona ha già la passione oppure semplicemente ha la curiosità e l'interesse verso questo mondo, può essere la scelta giusta, anche perché poi dal punto di vista lavorativo ci sono tante opportunità. Per come ho vissuto gli anni dell'università, direi che il mondo dell'ingegneria è in generale un bell'ambiente, positivo e non competitivo. Forse questo è ancora più accentuato nell'ambito dell'ingegneria elettrica, come nel mio caso, perché il fatto di essere in pochi e poi anche di essere ricercati dal mondo del lavoro forse aiuta. Magari in altri corsi di studi potrebbe essere che ci sia un po' più di competizione, però dal mio punto di vista io mi sono sempre trovata bene, forse anche perché negli anni delle superiori, soprattutto negli ultimi anni, il livello di competizione interna era molto alto e quindi si era creato un clima che era molto teso e la tensione in generale era tangibile di giorno in giorno e la sentivi crescere. Quindi gli anni che poi ho passato all'università, facendo un po' il confronto, li ho vissuti con molta più serenità
e il fatto che ci fosse un bell'ambiente all'università poi l'ho ritrovato anche nel mondo del lavoro e nell'azienda in cui lavoro adesso, in cui mi trovo bene e c'è un bell'ambiente molto collaborativo, direi. La società per cui lavoro è una società grande e conta tanti dipendenti e come altre multinazionali è molto attenta alla parità di genere. Il fatto ad esempio che io sia stata assunta con altre 15 ragazze ne è un esempio. E quindi in generale cerca di creare un ambiente sempre più misto, anche se negli uffici più tecnici come ad esempio il mio la percentuale di uomini è ancora nettamente maggiore. Ma non per questo insomma mi sono mai avuto problemi, fin da subito mi sono sempre sentita ben accetta e diciamo mai discriminata. Nel mio ufficio c'è addirittura un'altra donna e poi ci sono persone di origine e anche età differenti, quindi diciamo che non c'è mai di cui annoiarsi. Oltretutto adesso lavoro in un progetto molto giovane, le persone con cui mi relaziono, con cui lavoro tutti i giorni hanno più o meno la mia età o poco più grandi e quindi forse anche questo è un aspetto che aiuta, perché soprattutto se sei all'inizio del mondo lavoro, quindi devi un po' affermarti come lavoratore e devi avere delle certezze, sapere come operare e fare. Il fatto di essere tra tanti altri giovani ti permette di sentirti ancora più integrata e diciamo la paura di sbagliare si diminuisce, si affievolisce molto probabilmente, quindi in generale io sono contenta e forse sono stata anche abbastanza fortunata. I corsi di studio tecnico-scientifici in università sono sempre stati frequentati prevalentemente da uomini, così come anche alle superiori in realtà, ma non per questo gli argomenti sono maschili. Qualcosa che però potrebbe aiutare, a prescindere dall'argomento, insomma, le ragazze durante gli anni dell'università potrebbe essere avere più pratica, più ore ad esempio impiegate in attività di laboratorio o anche di simulazione al computer. Questa è una riflessione che mi è sorta guardando i miei colleghi. Forse non diventerebbe un aiuto, diciamo, per rendere più appetibile il corso di studi, però penso che potrebbe aiutare le ragazze in corso d'opera, durante i primi soprattutto 2 anni, forse 2 o 3 anni dell'università. Infatti io vedevo che i miei compagni, che per lo più avevano frequentato scuole tecnico-scientifiche alle superiori, oppure che magari con il papà, con adulti, avevano messo le mani in pasta ancora prima dell'università, avevano una maggiore familiarità con l'argomento o comunque riuscivano ad approcciarsi al mondo dell'elettrotecnica più facilmente rispetto a me. E soprattutto l'ho notato con il primo esame specialistico, diciamo, il primo esame di indirizzo, Elettrotecnica 1. Vedevo che i ragazzi con cui studiavo, insomma, avevano molta più facilità nel capire gli argomenti, perché per loro era quasi naturale dire sì, la corrente va di qua, la corrente va di là, è fatta così, è fatta così, perché ne avevano già avuto una prova diretta e non soltanto qualcosa rappresentato sul foglio. Loro sapevano ad esempio come era fatta una resistenza e come si collegasse fisicamente ad un'altra. Per me una resistenza era un semplice zigzag tracciato a penna su un foglio e questo mi aveva creato quasi un senso di difficoltà, un senso di inadeguatezza verso la materia e pian pianino col passare delle settimane avevo portato sempre la materia in secondo piano, sempre di più, e avevo smesso praticamente di interessarmene, frequentavo le lezioni ma in realtà non la studiavo. E finché un giorno mi sono detta che insomma non stavo né in cielo né in terra, che mi fermassi e che non riuscissi a passare un esame, insomma, perché poi alla fine questo porta, cioè se non studi e non ti applichi e non capisci l'argomento è dura passare l'esame. E allora quello che ho fatto è stato chiedere una mano ad un amico, studiavamo insieme fin dal primo anno, ci siamo conosciuti e lui aveva frequentato una scuola tecnica e anche a casa aveva dei dispositivi, aveva delle possibilità di fare delle prove e quindi facendo qualche esempio pratico, forse anche elementare, mi aveva sbloccato e mi aveva permesso di diciamo ripartire con lo studio proprio della materia e poi da lì quindi a sostenere l'esame e a passarlo. Quindi diciamo che forse avere più parte pratica
potrebbe aiutare, secondo me, aiutare sicuramente le ragazze nei primi anni dell'università e poi in generale anche forse a rendere più appetibile il corso di studi, quello in generale, anche per ragazzi che appunto magari hanno fatto il liceo scientifico e non sanno neanche loro cos'è una resistenza. Per lasciare un messaggio a voi studentesse, quello che potrei dire è che se avete passione o anche soltanto curiosità o interesse verso il mondo scientifico non dovete abbandonarlo o metterlo da parte, ma dovete inseguirlo, non dovete avere paura perché il mondo dell'università l'ingegneria riserva molte sorprese e molte soddisfazioni. Sicuramente nei corsi di laurea in ingegneria, alcuni più di altri, sono frequentati prevalentemente da uomini, ma non per questo vi troverete male o vi sentirete discriminate. Anche solo il fatto che vengano organizzati dei progetti di orientamento indirizzati a voi è proprio un esempio di quanto il Politecnico voglia creare un ambiente quanto più inclusivo possibile. Quindi non esitate e iscrivetevi a ingegneria sicuramente. Non ne rimarrete deluse, quello no.